Schecter C1 Exotic Spalted Maple. Cosa posso dirvi di questa chitarra? Una sola cosa posso dirvi: guardatela, è assolutamente stupenda, è una delle più belle chitarre che mi siano passate sotto le mani. Assolutamente una chitarra favolosa, ma veramente bella, assolutamente. Io dico oggettivamente bella, non si parla di soggettività qui. Quando una cosa è bella, è bella. Allora, Spalted Maple. Dopo andiamo a vedere tutte le caratteristiche e vi propongo anche un piccolo giochino da fare insieme. Spalted Maple. Cos'è lo Spalted Maple? È un acero, un legno di acero che si trova diciamo nella parte più esterna sotto la corteccia dell'albero di acero. È un legno che comincia ad andare in decomposizione e viene attaccato da dei funghi, due tipi di funghi, il white root e il blue stain. Allora, questi due tipi di funghi sono responsabili di tutti i vari disegni che si vedono sul legno. Ad esempio, queste righe nere fanno parte del blue stain, dei funghi blue stain, che fanno appunto, vanno a riempire tutti i buchi che ci sono naturalmente nel legno. Il white root invece, diciamo, lo rende un po' più chiaro e sarebbe un fungo un po' più aggressivo, nel senso, se ci fosse solo il white root il legno sarebbe veramente molto debole, invece così risulta abbastanza duro. Ecco, era una curiosità, me la sono tolta anch'io perché mi dicevo cos'è sto Spalted Maple, pensavo fosse una cosa un po' artificiale, invece è tutto naturale, sono dei funghi che attaccano il legno e in semi-decomposizione, per cui è un foglio d'acero, in questo caso più di un foglio, è un bello spessore di acero che sta per marcire. Eccolo, chiaramente lo prendono in tempo, lo trattano e fanno tutto quello che ci devono fare. Allora, la chitarra è stupenda, l'ho appena detto. Le caratteristiche, qua andiamo veramente avanti e vi propongo questa cosa. Io vi dico le caratteristiche di questa chitarra. Voi andate nei commenti, scrivete secondo voi quanto costerà una chitarra del genere. Non è una novità questa Schecter, è da anni che c'è sul mercato e io mi stupisco ogni volta che prendo in mano una Schecter di un certo livello. Mi stupisco che non sia una best seller che dia veramente fastidio a Fender, a Gibson e via dicendo. Comunque, dai, Spalted Maple l'ho già detto, corpo in mogano, veramente bello, ha questi, si chiama Bolt On Ultra Access, ha 5 punti d'ancoraggio invece di 4. Chiaramente tutto sagomato, c'è il belly cut, c'è questo incavo per la mano, ci si può arrivare tranquillamente fino all'ultimo tasto. Ecco, i pick up sono un Schecter Diamond Special 78 e un Schecter Diamond 78 normalissimo. Il ponte è un ponte Wilkinson. Il manico è in 5 pezzi, è mogano, Purple Heart e mogano, Purple Heart, cuore viola, è un legno molto resistente e duro e dà molta solidità a questo manico. Ci sono anche dei rinforzi in fibra di carbonio all'interno, quindi un signor manico, ovviamente satinato, meraviglioso, scorrevolissimo. La tastiera è in ebano, i tasti sono posati benissimo, il binding è un binding color crema che corre attorno a tutto il corpo, il capotasto è un Graphtec Tusk, le meccaniche sono autobloccanti Schecter, molto belle, nere, mi piace
questo hardware nero contrasta molto bene. La paletta è matcha, diciamo, è intonata al corpo, molto bella anche la paletta. Cos'altro dire? C'è il push pull e il selettore a 3 posizioni, per cui si hanno 6 possibilità di suoni. Il ponte, come ho detto, è molto bello. L'elettronica, magari ci diamo un'apertina dopo, andiamo a vederla. E questa chitarra è veramente favolosa. Il gioco, secondo voi, dopo tutte queste caratteristiche, quanto può costare una chitarra del genere? Ve lo dico adesso o ve lo dico dopo? Ve lo dico dopo. Intanto andiamo un po' a sentirla. Prima volevo chiedervi, se già non siete iscritti al mio canale, vi prego di considerare di farlo, mi permettete di portarvi sempre nuovi contenuti, il canale cresce, cresciamo insieme. Vi ringrazio, grazie mille e magari un bel like. Grazie, grazie ancora. Allora, ve lo dico dopo, prima andiamo a sentirla un po', ma comunque voi non correte a vedere subito il prezzo perché vi perdete il meglio di questa chitarra. Scrivetelo però nei commenti prima di saperlo, non imbrogliate. Andiamo a sentirla un po' questa chitarra. Bene, i suoni sopra una base a me hanno convinto, insomma, non so voi, mi piace proprio questa chitarra. Bene, la serie Diamond è una serie costruita in Indonesia, comunque con caratteristiche di alto livello, come avete sentito prima. Ho aperto anche il vano dei potenziometri e ho visto che ci sono dei buoni potenziometri, è tutto schermato e quindi insomma la chitarra anche da questo punto di vista è molto molto a posto, direi. Andiamo a sentire adesso un po' di suoni crunch, un crunch un po' più pesante. Ho provato anche qui il coil split, che in ogni caso sui suoni distorti in tutte le chitarre non è che cambi radicalmente il suono come si può sentire nei suoni puliti. Bene, allora andiamo a sentire un po' di questi suoni distorti e poi riprendiamo il discorso, andiamo anche a sentire dei suoni puliti. Qualcosa più di crunch, fra un crunch e un lead, una bella distorsione, non estrema nemmeno debole come il crunch. Ecco, la faccio sentire anche se la pedaliera è accesa, ma l'ho tolta dalla linea e la faccio sentire direttamente con il Boss Katana, che reputo sia un amplificatore favoloso ed è un amplificatore alla portata di tutti, come
moltissimi di voi possono avere a casa, se non avete il Katana avete qualcos'altro, però il Katana lo consiglio al 100%, è un grandissimo amplificatore. Comunque torniamo a sentire i suoni distorti, e vi faccio sentire come suona con i vari pick up. Ovviamente partiamo dal pick up al manico, quello un po' più caldo. Bene, un bel suono, proprio questi due pick up mi sono piaciuti veramente, sia in versione clean che in versione distorta, diciamo. Andiamo a sentire con un po' di coil split, anzi con il coil split. Sembra che il coil split dia un po' più di cupezza alla cosa. Sicuramente. Andiamo a sentire i due pick up assieme. Bene, un bel twang, mi piace. Ecco, lo split in questo caso abbassa leggermente il volume e anche qui dà meno twang. Penso sia una logica conseguenza dell'abbassamento di volume anche. Senza. Decisamente meglio senza. Andiamo al pick up al ponte. Beh, fantastico, il pick up al ponte ha veramente una potenza e allo stesso tempo una cristallinità veramente notevoli. Mettiamo anche qui il coil split. Senza. Qui influisce un po' meno sulla cupezza del suono, lo rende forse appena un po' più sottile, però sempre di buona fattura. Sentiamo un po' senza. Con. Già che ci siamo, proviamo anche i toni. Aperto, metà, chiuso,
entrambi i pick up. Direi promossi su tutta la linea, voi siete d'accordo? Devo dire, questi due pick up non si sa che se sono Alnico, ceramici, non si sa nulla, non si riesce a trovare alcuna indicazione su internet. Dal suono mi sembrano degli Alnico 5. Comunque questi Diamond Schecter e questo Special poi è assolutamente ottimo. Il pick up al ponte mi è piaciuto veramente tanto. Andiamo adesso a sentire un po' di suoni puliti e poi ci vediamo alla fine per trarre le nostre conclusioni. E poi nel frattempo, se già avete scritto quanto costa questa chitarra, vediamo se avete indovinato o meno. Ok, anche i suoni puliti, a mio giudizio, sono stati superati egregiamente. La serie Exotic comprende due modelli, questa Spalted Maple e il modello in ebano, che è veramente bellissimo anche quello, ha anche un manico con gli inserti tutti intarsiati ad albero della vita, veramente veramente bella. Ero indeciso fra le due, quale delle due farmi mandare, ma questa mi ha subito conquistato per la sua bellezza. Dunque, il prezzo di questa chitarra, lo vedete. Ecco, cosa dire? Secondo me una chitarra così avesse scritto Fender, meno di 2000-3000 euro non la pagavate. E questa chitarra, per quello che offre, direi quasi quasi mi arrischio a dirlo che costi anche poco. È una chitarra
che può fare di tutto, ci si può fare rock, metal, ci si può fare blues, anche con i suoni puliti avventurarsi in qualcosa di fusion, veramente ottima. Il ponte Wilkinson fa egregiamente il suo lavoro, la tastiera è veramente ottima e non ci sono, come ho già detto, i tasti sono posati benissimo. La cordatura è mantenuta molto bene dal capotasto in grafite con il ponte Wilkinson, le meccaniche autobloccanti finiscono l'opera. Diciamo una chitarra che a mio giudizio meriterebbe di essere presa in seria considerazione, una chitarra che a mio giudizio merita la vostra attenzione e la considerazione anche se acquistarla o meno. Io sarei felice di averla nella mia collezione, insomma, è una chitarra che fa la sua figura, poi anche dal vivo immagino sia ottima. Bene, ringrazio come sempre Gold Music per avermela inviata, dovrò restituirla e mi dispiacerà un sacco, già lo so. Comunque fa parte dei nostri accordi e ringrazio ancora Gold Music per fornirmi questi bellissimi strumenti. Bene, diciamo che non è finita, ho un'altra Schecter in ballo e la vedrete fra qualche tempo. Ok, allora con questa Schecter direi che abbiamo detto tutto e ci vediamo molto presto. Grazie per avermi seguito. Ciao!